C'è un grande interrogativo intorno all'eliminazione dell'Inter dalla Champions League, ossia quali sono effettivamente le ripercussioni economiche date, dalla mancata qualificazione alla fase finale, con qualcuno che parla addirittura di un impatto shock sulle casse nerazzurre, sul bilancio e bisogna capire quanto di vero c'è in tutto questo, e poi anche le parole di Giuseppe Marotta, del presidente Marotta, che sono arrivate poco prima in realtà del fischio d'inizio della partita di ritorno contro il Bodo, che hanno aperto a delle discussioni e delle questioni relative al mercato. C'è la necessità e il bisogno di fare un po' il punto su questa questione per capire innanzitutto come esce effettivamente l'Inter da questa Champions League a livello economico e poi appunto anche, come dicevo poco fa, quanto c'è di vero in tutto quello che stiamo leggendo e ascoltando in questi giorni, per poi dirigerci verso le questioni di mercato. Lo faremo insieme in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri. Ben ritrovati a tutti voi qui su Passione Inter. Grazie come sempre per l'immenso supporto che ci dimostrate ogni giorno e, come vi dico sempre, per continuare a supportarci vi basta lasciare un mi piace a questo contenuto, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e poi scannerizzare il QR code che trovate qui sopra di me per entrare a far parte della nostra famiglia del club di Passione Inter con tanti nerazzurri da tutto il mondo che vi aspettano. E allora partiamo subito con i numeri, perché quello che voglio portarvi in questo contenuto sono anche i numeri, proprio per renderci conto della situazione attuale, dell'Inter e non possiamo che partire effettivamente da quelli che sono stati i guadagni dell'Inter da questa Champions, con i 18,6 milioni derivanti dalla quota di partecipazione, la quota europea di 23,3 milioni, la quota non europea 8,6 milioni, posizionamento in classifica 8,13 milioni, i risultati, quindi 10,5 milioni di euro derivanti dai risultati, bonus playoff di 1 milione e poi il bonus dato dal piazzamento tra il nono e il 16° posto di 1 milione. Quindi stiamo parlando di un totale che si attesta intorno ai 71 milioni di euro, 71,2 milioni di euro, un guadagno sicuramente molto inferiore rispetto a quello dell'anno scorso, nel quale ovviamente i nerazzurri si sono spinti fino alla finale di Monaco di Baviera. Ovviamente stiamo parlando di un'eliminazione che arriva addirittura prima della fase finale, quindi prima dei playoff, e quindi è normale che la differenza rispetto all'anno scorso con l'Inter che è arrivata fino in fondo è veramente ampia e molto importante, con appunto i nerazzurri che lo scorso anno avevano incassato 136 milioni dalla scorsa Champions League, quindi una differenza di 65 milioni rispetto a quelli di questa stagione. Ovviamente in tutto questo discorso non stiamo considerando poi gli incassi derivanti eventualmente dal botteghino per le partite a San Siro. Quindi, anche questo è un dato che sicuramente va tenuto in considerazione, ma che nelle cifre effettive non stiamo inserendo. C'è da dire, anzi ci sono da dire un po' di cose su questa questione, perché sicuramente il confronto è importante rispetto alla scorsa stagione, è un confronto significativo rispetto alla scorsa stagione in termini di cifre. Ho letto e sto leggendo però di qualcuno che parla addirittura di confronto horror, di situazione terrificante, di un impatto insomma terrificante rispetto allo scorso anno. Allora, la realtà, il dato di fatto è che c'è una netta differenza nei ricavi e tra poco lo vedremo con i numeri, si attesta intorno a 100 milioni di differenza rispetto allo scorso anno, ma la cosa che, non stiamo considerando e forse non stiamo sottolineando è che proprio lo scorso anno probabilmente, anzi sicuramente l'Inter è andata oltre quelle che erano le aspettative. Quindi ad inizio anno non credo che nell'idea della società a livello economico ci fosse quello di spingersi e di ottenere ricavi derivanti da, un percorso fino alla finale di Champions League. Viceversa probabilmente quest'anno l'obiettivo minimo era un obiettivo diverso rispetto all'uscita prematura e l'uscita, appunto prima della fase finale, però è un distacco che appunto dipende da un cioè dal fatto che l'Inter lo scorso anno ha overperformato e quest'anno ha fatto probabilmente leggermente meno rispetto a quello che era l'obiettivo minimo. Quindi, visto che è impensabile che l'Inter ad inizio stagione ogni anno si possa porre come obiettivo la finale di Champions League, bisogna considerare anche questo, cioè quando si parla di confronto horror bisogna andare ad analizzare effettivamente quelle che sono le
situazioni effettive. E la situazione è che l'Inter quest'anno appunto ha fatto probabilmente meno di quello che era l'obiettivo minimo, ma che lo scorso anno ha fatto molto di più rispetto a quello che era l'obiettivo iniziale, della stagione e quindi la differenza è normale che sia molto, molto ampia e molto, molto netta. È impensabile che un club ad inizio stagione ogni volta si prefissi il fatto di arrivare fino alla finale. Ecco, non c'era lo scorso anno come obiettivo che poi è stato raggiunto e non c'era neanche quest'anno, quindi i calcoli vanno fatti sicuramente anche su questo. L'Inter andrà a perdere e va a perdere sicuramente gli 11 milioni di qualificazione derivanti dalla qualificazione appunto agli ottavi di Champions League, più il discorso botteghino, più anche quello che in prospettiva avresti potuto guadagnare poi da un eventuale altro passaggio del turno ai quarti di finale. Però ecco, fare il paragone su il guadagno di un Inter che lo scorso anno è arrivata fino alla finale è un paragone un po' troppo esteso, ecco, con delle aspettative troppo alte se vogliamo, che può succedere perché l'Inter negli ultimi anni lo ha fatto per 2 volte, però non è quello che si pone una società all'inizio della stagione come obiettivo. Arriviamo anche al discorso del bilancio, perché appunto si parla anche della difficoltà sul bilancio. Lo scorso anno, insomma, l'Inter aveva chiuso positivamente, ora si sta discutendo di nuovo di questo. Qui cito Calcio e Finanza perché ha fatto una stima di quella che potrebbe essere appunto la cifra e la chiusura del bilancio dell'Inter con appunto i nerazzurri che dovrebbero chiudere di nuovo con un segno positivo. Infatti è vero che il calo dei ricavi è un dato oggettivo e tra poco lo vedremo, ma è anche un Inter che in modo strutturale sta spendendo meno rispetto allo scorso anno e alla scorsa stagione. Infatti, dai dati di Calcio e Finanza lo vediamo perché i ricavi dello scorso anno appunto arrivavano e sono arrivati a 567 milioni. I ricavi attuali stimati si aggirano intorno ai 470 milioni e quindi parliamo di un calo importante, di un calo di circa 100 milioni, calo che dipende da, sicuramente i peggiori risultati nelle competizioni europee. L'abbiamo detto poco fa, l'Inter è uscita, insomma prima della fase ad eliminazione diretta, lo scorso anno si è spinta fino alla finale e poi anche l'assenza dei ricavi, dal mondiale per club che invece sono rientrati nel bilancio della scorsa, stagione fino al 30 giugno, quindi questo va, considerato. Ci sono però poi dei fattori positivi che compensano e possono in parte compensare questi dati, ossia i ricavi derivanti dai biglietti e gli abbonamenti da stadio, grazie insomma anzi derivanti non voglio dire grazie, però sicuramente, in virtù di quello che è l'aumento dei prezzi e poi anche, i ricavi dati dalla gestione, di calciatori che sono in aumento, quindi plusvalenze date da quelle che sono state le cessioni, e Calcio e Finanza ha fatto una stima che si aggira intorno ai 30 milioni. Faccio qualche esempio: i vari Buchanan, Zalewski, Stankovic, quindi questi sono tutte cifre che poi rientrano tutta plusvalenza che rientra appunto nel bilancio fino al 30 giugno del 2026. C'è il discorso poi costi, perché come dicevamo il calo dei ricavi sicuramente è oggettivo, ma a questo si affianca anche una diminuzione dei costi e lo vediamo. Lo scorso anno i costi si aggiravano intorno ai 482 milioni, quest'anno invece si aggirano intorno ai 445 milioni, quindi con una riduzione di circa 35 milioni. Questo grazie a cosa? Innanzitutto grazie al costo del personale che è più basso, quindi staff tecnico e allenatore da Simone Inzaghi a Christian Chivu, gli ammortamenti in calo e anche i minori costi a livello tecnico, ad esempio minori spese per le trasferte. Lo scorso anno l'Inter aveva dovuto mettere a bilancio anche i costi delle trasferte per il mondiale per club. E poi c'è tutto il discorso degli oneri finanziari, che è un discorso in realtà molto importante perché, come sappiamo, l'Inter ha estinto il vecchio bond utilizzando in parte capitale proprio e andando poi a rifinanziare il resto con un nuovo prestito, con un importo ovviamente più basso e con un tasso, di interesse ovviamente inferiore. Questo porta ovviamente ad una, riduzione delle spese, quindi quelli che erano i 35,9 milioni, legati al vecchio bond diventano quest'anno circa 15 milioni grazie appunto a questo nuovo finanziamento con interessi più bassi, quindi c'è un risparmio
molto, molto, significativo. Di questa questione economica aveva parlato e ha parlato Marotta preventivamente all'uscita, dalla Champions, quindi quando ancora la partita non si era disputata, e queste sono state le parole del presidente nerazzurro, che ha detto: "Dal punto di vista economico passare il turno", scusatemi, "è importante ma non rilevante". Ovviamente aveva detto: "L'appuntamento sportivo, gratifica la storia dell'Inter, vogliamo onorarlo nel migliore dei modi. Poi se dovessimo mancare questo appuntamento andremo a rimediare in corsa l'aspetto bilancistico, ma non è un problema", ha detto il presidente Marotta. Parole che di fatto suggeriscono che l'Inter potrebbe migliorare la situazione, che comunque non è drammatica come ce l'hanno descritta, assolutamente, ve l'abbiamo mostrato poco fa, potrebbe appunto andare a migliorare questa situazione tramite il mercato entro il 30 giugno del 2026, visto che entro quella data le operazioni andranno ad impattare appunto sull'attuale bilancio, e in quest'ottica ovviamente si possono fare, si stanno già facendo delle riflessioni su varie situazioni. Nelle ultime ore è quasi impossibile non parlare della questione Çalhanoğlu, e poi andremo anche a discutere di Pavard, che nelle ultime ore è stato affiancato al Borussia Dortmund, e qualcosa sul mercato in entrata. Però riguardo Çalhanoğlu un paio di parole, perché l'Inter farebbe ovviamente tutta plusvalenza sul giocatore essendo arrivato a 0, e tra l'altro sono arrivate proprio ieri le parole del vicepresidente del Galatasaray, che ha innanzitutto ribadito quella che è la voglia di portare Çalhanoğlu al Galatasaray, che sappiamo essere nel mirino dei turchi già da un po' di tempo, che insomma hanno provato con un'offerta non, soddisfacente a portare, a riportare Çalhanoğlu in patria, però insomma finora, ecco, l'Inter non si è, piegata e non ha ceduto alle proposte alla proposta del club turco. Club che ha ribadito in realtà, che proprio nella finestra invernale di mercato ha tentato nuovamente di portare il giocatore in Turchia. Queste sono state le parole del vicepresidente, che ha detto: "Sì, abbiamo fatto un altro tentativo per Çalhanoğlu, c'è stato un confronto con i dirigenti dell'Inter, ma ci è stato detto che Hakan non sarebbe partito durante il mercato invernale". Ha però poi aggiunto un altro dettaglio: "Non abbiamo mai nascosto ovviamente il nostro interesse, Hakan è un'icona della nazionale turca, tifa Galatasaray, non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi". Quindi ha di nuovo ribadito quello che in realtà stanno dicendo un po' da diverso tempo tra stampa turca, tra appunto anche, dirigenti del club turco sul giocatore, cioè che prima o poi Çalhanoğlu andrà a indossare, scusatemi, la maglia del Galatasaray. Quindi questa è un po' la situazione. E, in queste ore appunto, con anche le parole di Marotta, si sta riflettendo sul fatto che probabilmente, un modo per andare a, provare ad avere delle entrate e una situazione migliore a livello di bilancio è quello di intervenire sui giocatori a parametro zero, quindi con una plusvalenza che potrebbe arrivare proprio da un'eventuale cessione di Çalhanoğlu in estate. Çalhanoğlu che appunto è stato vicino al mercato e vicino all'uscita dall'Inter anche, nella scorsa finestra di mercato. C'è però un'altra questione di mercato che si intreccia in tutto questo, perché si sta parlando anche di Pavard. Sappiamo che Pavard in questo momento ha un diritto di riscatto dal Marsiglia pari al suo costo a bilancio. La situazione è una situazione chiara, probabilmente il club non andrà a riscattare un giocatore che non sta brillando con i francesi, e quindi nulla ci fa pensare che, si possa insomma ricorrere al riscatto, al contrario di quello che invece sta succedendo all'Inter con Akanji, con appunto il club che ha tutta l'intenzione di riscattare il giocatore. C'è arrivata, ed è arrivata direttamente dalla Bild, l'interesse del Borussia Dortmund nei confronti del giocatore. Un interesse da parte del Borussia comporta sicuramente un po' una sorta di rischio-opportunità. Perché dico rischio-opportunità? Perché non si tratta ovviamente, di una cifra preimpostata, quindi come nel caso del Marsiglia, che sapevamo che a quella cifra lì il giocatore sarebbe partito, a 15 milioni insomma sarebbe stato riscattato, e quindi, quella sarebbe stata effettivamente la cifra e l'Inter sarebbe andata in pari appunto, ma ci sarà un'eventuale offerta da valutare, che può essere inferiore, pari o superiore alla cifra del riscatto del giocatore. Quindi bisogna vedere fino a dove vuole spingersi eventualmente il club tedesco. Come abbiamo detto più volte, l'impressione è che Pavard non è destinato a fare ritorno a Milano, quindi la sensazione è che non sia questa poi
appunto l'esito della storia, di Pavard all'Inter, ma che possa appunto trovare un altro club di destinazione nel caso in cui il Marsiglia non voglia, riscattarlo. Appunto la Bild scrive che c'è questa possibilità di riportare poi in Germania il difensore, francese che aveva militato già nel Bayern Monaco e lo sappiamo per certo. Rimanendo in tema Bundesliga, tra l'altro, ci intrecciamo anche con il mercato in entrata, perché nelle ultime ore, ma in realtà noi ve ne stiamo parlando anche da, più tempo e ve ne avevamo parlato anche nell'intervista con il collega esperto di Bundesliga Elmar Bergonzini, di Leon Goretzka, che è un profilo che piace sicuramente all'Inter, che piace molto ai tifosi dell'Inter, che piace, posso confermarlo, agli addetti ai lavori, insomma che si occupano di Inter, perché appunto il centrocampista del Bayern Monaco in questo momento rappresenta un'idea per l'Inter per andare a rinforzare il centrocampo nel mercato estivo, centrocampista che ha deciso e ha già chiaramente mostrato insomma l'intenzione di non rinnovare con il Bayern Monaco e quindi è destinato a chiudere di fatto la storia con il Bayern a giugno del 2026, quando il suo contratto è in scadenza, e si sta guardando un po' intorno per quelli che potrebbero essere dei club eventuali per il suo futuro. Mi viene da dire che sicuramente l'uscita dalla Champions League dell'Inter prematura non è un ottimo cartellino da visita, bigliettino da visita anzi, per giocatori che eventualmente stanno testando e vogliono puntare a qualche club. C'è da dire che però quello che è successo questa stagione non cancella nulla di quello che è successo in precedenza. L'Inter è una squadra che negli ultimi anni ha mostrato un valore importantissimo sul panorama europeo, e l'impatto di quest'anno secondo me è minimo rispetto a appunto quello che può significare quello che è stato fatto in passato. Quindi mi auguro che appunto alcuni giocatori non si facciano fermare da questa situazione, anche perché bisogna vedere poi come terminerà la stagione dell'Inter e non voglio sbilanciarmi più di tanto. Bisogna però fare molta attenzione anche alla concorrenza, perché su Goretzka non c'è solo l'Inter, ci sono altri club, tra cui, l'Arsenal, che tra l'altro aveva provato ad accaparrarselo già nel mercato di gennaio. Quindi bisogna fare molta attenzione. La certezza è che appunto il giocatore concluderà la stagione in questa appunto concluderà questa stagione con il Bayern Monaco, poi andrà a cercare un eventuale club, dove continuare la sua carriera. E allora è un po' questo il quadro generale, quindi volevo un po' smontare tutto il dramma che è stato fatto intorno all'Inter, quello che si vuol far credere, dell'Inter che ora sembra in una situazione drammatica a livello economico, quando non è così. È un Inter che nonostante questa eliminazione dalla Champions League può ancora camminare a testa altissima e può decidere come muoversi, sul mercato estivo, e vedremo quello che verrà fatto. E soprattutto è un Inter che in questo momento si concentrerà sulla Coppa Italia, perché c'è anche, quella parentesi lì da tenere in considerazione, e poi su questo finale di stagione con un vantaggio attuale in campionato molto, molto importante. Continueremo a parlare di tutto questo ovviamente nella live di oggi delle 19:30. Io mi scuso se mi sono ogni tanto, inceppata ragazzi, ma vengo da una piccola influenza, quindi anche questo è inciso, ma ci siamo, quindi ci rivediamo oggi alle 19:30 qui su Passione Inter con la consueta live. Vi aspetto nei commenti perché voglio sapere ovviamente, cosa ne pensate voi, soprattutto sul discorso mercato che so che vi accende molto, quindi vi leggo, nei commenti. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.